Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi abbiamo un bel tavolo, Sì. bello solido, in realtà è uno dei miei tavoli preferiti perché io adoro questo tipo di tavolo che secondo me è prettamente piemontese. Cioè secondo me è un tavolo prettamente originale della zona nostra del Piemonte, poi sbugiardatemi se è così, perché si apre così e una volta che tu lo apri lo devi tuirare. Tuirare in piemontese vuol dire girare. Si può chiamare anche tranquillamente tavola libra. Come vedete è intelligentissimo, perché una volta che io sono arrivata addirittura d'arrivo così, tac, si è fermato. E quindi è uno di quei bei tavolacci dove quando vengono a trovarti due amici per la merenda e poi si fermano anche per cena, si apre ed è a posto. Però questo bel tavolaccio non è mio, purtroppo. No. Se lo prende Franchino, veramente è già suo, e lo reclama, perché se lo deve portare all'arnaio, vero Franco? E tu vorresti anche che da qualche parte lo scrivessimo che cos'è questo arnaio, che è una casa che hanno Franco e Marianna con i loro genitori e dove vanno comunque a rilassarsi, divertirsi, vanno a coccolare gli ulivi, si fa l'olio. Diciamo è una casa molto bella ma molto modesta dove ci si va per rilassarsi e divertirsi, vero? E lo vuoi anche in fretta questo tavolo perché lo devi portare con la raccolta delle olive, deve già esserci questo tavolo. Quindi noi ora siamo a novembre, probabilmente questo tavolo lo vedrete sotto le feste di Natale, Sì. vero? È sempre bello avere una tavola imbandita a Natale. Però questo tavolo sarà un po' particolare perché Franco ci ha dato carta bianca, vero? Deve essere particolare, deve stupire. E vi stupiremo. Partiamo. Partiamo. Questo tavolo è veramente molto rovinato, non lo posso sverniciare con lo sverniciatore Magic Paint perché non è verniciato. Questa è una cosa che chiedete spessissimo. Elisa, ho messo lo sverniciatore e non si è sverniciato. Come mai? Perché spesso ci sono mordenti che non sono vernici ma sono degli impregnanti, ci sono all'olio, acqua, ci sono diversi tipi di mordenti e ci sono le finiture cerose. In questo caso, per esempio, questo tavolo si vede lontano un miglio che ha una finitura bella, cerosa, vecchia, che ovviamente si è graffiata per l'usura in alcuni punti, mentre invece in alcuni punti si vede che il colore è più scuro. Quando ora noi prenderemo la levigatrice, inizieremo a togliere i vari livelli, scopriremo un legno molto più chiaro. E questo è il secondo step. Elisa, ho ottenuto questo legno troppo chiaro, non mi piace, come lo scurisco? Sapete che ci sono vari tutorial, si può scurire con le cere colorate, si può scurire con i lavaggi di colore, ci sono 1000 modi per scurire un legno. Ma ricordate anche che si può fare anche l'effetto contrario. Elisa, ho trovato un legno molto chiaro, bello, mi piace, lo voglio mantenere così. Come faccio? Ovviamente poi anche lì vedremo come proteggerlo senza alterare troppo il colore naturale. Chiaro è che un mobile come questo bisogna partire avvantaggiati con una buona levigatrice. Io ora ne ho due qua, ve le faccio vedere entrambe perché sono entrambe giuste, utili, utilizzabili per un restyling come questo. Io qua ce l'ho con la batteria, ma vendiamo anche sul sito magicpaint.it il modello con il cavo. E ho la mia levigatrice che vibra e gira. Entrambe sono collegabili a un aspirapolvere e quindi entrambe potrete utilizzarle a casa vostra senza dover prendere il tavolo e con tanta forza doverlo portare all'esterno. Magari uno non ha neanche un balcone esterno dove ci sta il tavolo. Quindi potrete lavorare in casa senza fare nessun tipo di polvere e questa è una delle cose più importanti perché si salvaguarda la salute ma soprattutto non si riempie la casa di polvere e non vogliamo. Un'altra cosa molto importante è, mi chiedete, Elisa, come faccio a togliere questa finitura plastificata con lo sverniciatore? Ecco ragazzi, la finitura poliuretanica non è vernice. Lo sverniciatore svernicia le vernici. Tutto ciò che è film plastica oppure cera non è vernice. Chiaro, se noi qua mettessimo lo sverniciatore sicuramente toglieremmo una buona parte di colla, di collosità cerosa, ma faccio molto prima oggi con la mia levigatrice. Uso lei, perché? Perché gira e vibra, ma soprattutto perché ha una carta pazzesca, microforata e collegandolo all'aspirapolvere cosa fa? Carteggia e aspira. Quindi anche se ho sul tavolo questa finitura a cera che tende a ingommarmi tutta la carta e ne spreco tantissima, col fatto che passando la levigatrice se lo aspira
dura di più la carta, ne spreco molto di meno e non si va a creare sulla carta quella finitura, quella patina cerosa brutta che ti fa buttare subito via la carta. Se in questo caso invece vogliamo utilizzare l'altra levigatrice, possiamo, magari buttiamo via qualche fogliettino in più di carta, però come potete notare qua io ho messo la carta rettangolare con i buchi e ovviamente anche questa levigatrice aspira. Vedrete però che senza il lavoro di girare che ha l'altra macchina, sicuramente si ingommerà un po' di più, si creeranno più residui sulla carta e bisognerà cambiarla più spesso. Ho fatto questo preambolo perché spessissimo mi chiedete come riconoscere la giusta levigatrice e quale acquistare. Mi dite sempre la compro tonda, più piccolina, più maneggevole, la compro rettangolare. Ecco, questa è una cosa molto importante. Lei è per tutti gli usi, che abbia il cavo, abbia il filo, che sia batteria, è una forma perfetta per tutti gli usi. Perché? Perché è vero che non gira, ma è più morbida, è più regale, nel senso che quando voi dovete andare a verniciare anche un tavolo di un piano, di un mobile che è leggermente imbarcato, non rischiate di andare a graffiare, perché morbidamente agisce sulla superficie carteggiando molti livelli. Lei gratta di più. Aspira, è vero, è fantastica, però bisogna essere più attenti perché comunque nel momento in cui si arriva a una conca, carteggiando molto, graffia un po' di più. Quindi questo è un livello superiore, sicuramente ci mettete di meno, fate ancora meno fatica, è un prodotto eccezionale, di qualità elevatissima. Lei è un ottimo prodotto che va bene per tutti, per gli usi più professionali e per gli usi anche casalinghi, è un must. Una cosa molto importante sono le carte che usiamo. Ora io parto con una 80, sia qui che qui, ma un 80 se avete una buona levigatrice come la mia. Se avete una levigatrice di bassissimo costo, di bassissima qualità, che sotto non ha la mia piastra morbida, perché se voi notate, io qua ho una piastra, guardate, morbida, guardate qua, il dito entra dentro. Se avete questa piastra morbida, cosa fa? Aiuta la carta a rimanere su una superficie sotto morbida e quando carteggia non va a rovinarti il piano di legno, non te lo brucia, non te lo usura, non te lo graffia. Questa è una buona levigatrice, anche lei ce l'ha, guardate quanto è alta. È altissimo questo spazio. Queste sono levigatrici eccezionali perché? Perché se si dovesse mai rovinare questa parte, tu pigli il cacciavite, sviti 4 vitine, cambi questo pezzo e hai sempre la levigatrice nuova e perfetta. Sono prodotti garantiti, sono prodotti di qualità e quindi che sia Makita o che sia un'altra preferenza che avete, non voglio entrare nel merito, ma prediligete sempre prodotti di qualità e che vi forniscano i pezzi di ricambio. Io ho scelto questo. È meglio avere un prodotto di qualità che negli anni tu puoi tranquillamente aggiustare e continuare ad andare avanti. Ora, io ho collegato lei all'aspirapolvere, ci ho messo sotto una bella carta 80 perché inizierò a togliere prima il più grosso, quindi lavoro su livelli. Cosa vuol dire? Carta non troppo nuova, la passo su tutto il piano in modo da togliere via il primo strato ceroso, dopodiché la cambierò con una carta un pochettino più fine, una 120, e continuo a lisciare la superficie fino a trovare il legno bellissimo. Ovviamente attacco l'aspirapolvere. Guardate qua, questa patina bianca sta a confermare quello che io ho detto fino adesso. Questa è cera che è stata sollecitata, carteggiata e sta venendo allo scoperto. Quindi ricordatevi sempre, se trovate il bianco è perché la cera grattata torna a essere nella sua essenza pura. Questa invece è cera vecchia lucidata. Ora continuo a passare la prima parte di levigatura su tutto il tavolo per poi cambiare la carta. Come vedete la carta non è praticamente ingommata, non ha questa patina sopra perché tutto quello che io ho carteggiato è stato aspirato dalla levigatrice e quindi tengo molto più tempo la carta e spreco meno prodotto. Questa è la carta, dopo aver tolto tutta la cera, la prima patina di cera, praticamente
non ha rovinato la carta. Infatti questa la tengo, la metto da parte per un altro uso similare. Non si butta via questa carta, dura tantissimo. Ora piazzo sotto una carta 120. La cambio perché? Perché una carta un po' più fine mi aiuta in questo caso a levigare un po' meglio, a lasciare una superficie più bella, più vellutata, più liscia e faccio un lavoro più preciso. 5 secondi ed è finita, guardate qua. Ho aperto e faccio la stessa cosa nella parte interna, che è un pelino più rovinata e in alcuni punti le planche sono un pochettino più grezze, tipo qua. Se voi fate caso vedete che c'è un bucone che è quasi anche in esterna, quindi andrò a lisciare il più possibile per far sì che sia bello vellutato. È normale, all'epoca quando si apriva il tavolo non si dava tutta questa importanza, si metteva la tovaglia e via, quindi si usava molto di più andare a levigare, a fare una bella finitura sulla parte esterna e quando la plancia si apriva era un po' più rustica. Quindi io faccio la stessa cosa, prima grana 80, poi ripasso la mia grana 120 e anche qua avrò sicuramente la patina cerosa e il mordente, guardate. In questo punto, come vedete, c'è un bel taglio netto e hanno innestato un altro tipo di legno. Che cos'è? È un restauro. Quando si deve restaurare un qualche cosa che è stato rotto, bisogna far così, bisogna tagliare, fanno una sezione decisa e dopodiché innestano con un nuovo pezzo di legno. Questo è bello anche da vedere, quindi lo lasceremo respirare. La stessa cosa dell'innesto si nota anche qua. Guardate. Dei commenti su certi tutorial sento dire il restyling rovina i mobili, siete da arrestare, era meglio prima, sacrilegio. Vorrei che voi veniste a vedere dietro le quinte quello che noi ci becchiamo giornalmente, perché questo sarebbe quello che voi chiamate era meglio prima. Questo è quello che fa una levigatrice schifosa che graffia. Come vedete queste dentellature sono tutti segni di levigatrice. Questi sono altri segni fatti da sgorbio o altri attrezzi che hanno cercato di piallare il mobile. Quindi quando voi parlate male del restyling dicendo che era meglio prima o che il restyling deturpa i mobili, ricordatevi sempre che noi abbiamo pezzi come questo che non sono stati trattati così bene dal falegname che lo ha restaurato tanti anni fa. Quindi occhio, e mi raccomando, perché noi qua ora carteggeremo, livelleremo, è vero, decoreremo, ma un po' di pittura buona e di qualità non crea certo quello che sta creando questo, perché io qui per togliere questi solchi devo almeno carteggiare 2 o 3 mm e porto via 2 o 3 mm di legno. Quindi una buona pittura che non ti obbliga a carteggiare prima, che non ti fa mettere un primer perché è di qualità e ha tutto all'interno, parlo della mia pittura, non delle altre ovviamente, non ti crea assolutamente i danni che ti crea questa manovalanza. Quindi mi raccomando, non è che per forza di cose era meglio come si faceva prima, forse è meglio come si fa adesso. Abbiamo carteggiato il nostro tavolo ed è perfetto. Passato la carta 80, 120 e poi per lisciarlo bene, non avere più nessun tipo di imperfezione, la 320. Guardate che figata. Perfetto. Il signor Franco però lo vorrebbe fuori serioso, liscio, pulito, perfetto. Dentro invece ci possiamo sbizzarrire, vero Franco?
Così ti farai un sacco di risate quando farai le tue cene con gli amici. Quindi iniziamo a proteggerlo esteriormente, così inizia ad assorbire spalmando la nostra cera leggendaria. A pennello e ci aiutiamo con una matassina di lana d'acciaio, così. Io uso il mio pennellone Black King perché mi piace la sua texture e con pochissima fatica proteggo. Guardate come entra bene in profondità e come cambia totalmente già il colore del legno. Ovviamente lavoro bene anche sui bordi, pian piano, farò probabilmente anche più passate, questa è la prima, e siccome voglio nutrirlo veramente bene in profondità, ne farò sicuramente anche un'altra prima di sera. Però guardate come cambia. Ovviamente non vi sbagliate ad andare controvena, anche quando lucidate. Facciamolo entrare bene in profondità, utilizzando una matassina. Questa è la più grezza, poi lo rifaremo anche con la più fine, tra qualche ora. Aiuta. Se volete potete anche rifarlo una seconda volta, ma dipende molto da che tipo di legno avete. Se avete un legno più rovinato, se avete un legno più bello, più fluido, liscio. E dovete seguire il legno, quindi questo trave fa questo passo e qui invece si segue andando dall'altro lato, così. Occhio a non fare l'errore di andare controvena, perché si graffia e si riga. Guardate come cambia il colore nel momento in cui viene idratato. Questo è il colore del legno al naturale, quindi se mi dite lo voglio più chiaro, lo volevo come era prima, perché in tanti mi dite ma dopo che ho messo la cera il colore del legno è cambiato, è diventato più rossiccio, come mai? A me non piace. Ho capito, ma non possiamo comandare noi la natura, il colore del legno nutrito è questo. Quindi se lo volete sbiancato si farà un secondo passaggio che è schiarire con delle cere liquide o solide, ma schiarendolo, tonalizzandolo. Questo è il legno idratato nella sua naturalezza. Il piano è stato tolto, messo al sicuro in modo che penetri bene la cera per poi fare un secondo passaggio. Nel frattempo iniziamo a lavorare sulla base. La coloreremo bacio di rosa, sempre che nel frattempo non cambia idea perché sei come lui, vero? Sei deciso? Quindi acqua calda, bicarbonato come sempre, più o meno qua ho 2 litri, più o meno ne metto 4-5 cucchiai e più o meno un bicchiere, ok? Non vi fossilizzate sulle dosi, anche perché se è troppo torbida, sporca l'acqua, va anche poi rifatto, quindi mi raccomando più o meno un bicchiere di ammoniaca per 2 litri va bene. Spugnettina un po' abrasiva, noi queste qua quando le usiamo per diciamo lavaggi molto intensi poi le mettiamo nella lavatrice insieme agli stracci e vengono così, quindi si possono riusare bene per un po' di tempo. Misceliamo bene la soluzione, si strizza perché il legno non deve imprimersi di acqua e si purifica la superficie. Questo passaggio è obbligatorio e non pensate solo perché non vedete schiuma che non sgrassi, perché sgrassa e come. Come vedete è lucido, quindi bisogna comunque purificare la superficie prima di colorare e come vedete la vernice è salda, quindi non scrossa, quindi noi possiamo tranquillamente colorarci sopra. Chiaro che se ci fosse stata una vernice che scrostava bisognava lavorare, prima bisognava o carteggiare per eliminare eventuali scrostature oppure sverniciare. Qui non serve perché è veramente perfetta e intonsa. Quindi poi si sciacqua con un panno umido strizzatissimo, solo con acqua e poi una volta che è asciutto si colora. I pennelli perfetti per questo tipo di restyling sono il pennello a punta 2 o 4, quello che volete voi, e il Black King. Perché? Perché ci tengo ad avere una finitura bella, curata, con una bella pennellata visibile, un po' grezza, un po' rustica. E questo pennello è eccezionale perché crea questo tipo di pennellata se usato con la vernice pura. Se voi invece lo usate con una pittura più diluita, ma anche diluita del 40-50% per fare un lavaggio, la pennellata non la vedete. Perché? Perché nel suo serbatoio interno intrattiene tantissima pittura, la stende delicatamente e autolivella. Quindi questo è un pennello molto intelligente, molto furbo da utilizzare in base al risultato che volete ottenere. Io qua appunto uso il pennello 2 per andare bene nelle insenature. Mi raccomando, sono entrambi pennelli con un buon serbatoio da caricare
in questo modo, come sto facendo adesso io, scolare delicatamente perché non si prende mai troppo prodotto e vanno entrambi utilizzati tassativamente dalla ghiera, altrimenti a fine giornata avrete male al polso. Ci aiutano, ma bisogna anche utilizzarli in modo furbo. Col pennello a punta andate all'interno degli anelli del tavolo e fate questo lavoro. In questo modo non si fa fatica, si ottiene una coprenza ottimale. Col pennello Black King, invece, dopo averlo caricato bene, come è giusto che sia, si toglie l'eccesso. Il colore sta al centro, dove c'è il serbatoio. Per questo è perfetto per fare grandi mobili, per coprire bene senza lasciare difetti. E con lui vado qua. Ovviamente sbordo e poi andrò a ritoccare di nuovo con il pennello a punta. Certo, posso fare lo stesso lavoro anche usando solo questo pennello, però farò leggermente più fatica ad andare bene all'interno degli anelli del tavolo. Vedete? Guardate che è un pennello che trattiene veramente tanta vernice, è vero, vi fa fare pochissima fatica, però mi raccomando, scaricatelo a dovere, perché altrimenti avrete sempre troppa pittura sul mobile. Ora, guardate quante gocce fa se lo caricate tanto, e invece se voi lo usate scarico, vedrete che copre bene in pochissimo tempo, senza effettuare colature. Quindi ricordate, per lavorare bene, entrambi i pennelli carichi nel serbatoio, ma scarichi in esterna, e togliete sempre gli eccessi per evitare che poi ci siano gocce o colature, non ci piacciono. Anche qui negli anelli ripassate. Guardate in profondità nell'anello del tavolo, frontale e anche dietro ovviamente. Adesso vado. Per fare un buon lavoro non si può usare un pennello a caso, per fare un buon lavoro va usato il pennello giusto, che non è solo da scegliere in base al risultato che si vuole ottenere, io ora scarico, ma va anche scelto in base al materiale che ha quel mobile. Io qui ho una superficie abbastanza lucida che voglio comunque rendere grezza e quindi utilizzo questo pennello per ottenere questo tipo di pennellata, bella, costruita, grezza. Perfetta anche per dare poi una patina cera. Non vi preoccupate se lo vedete poco coprente, è normale, la seconda mano sarà veramente tanto coprente. Lo vedete un po' meno coprente semplicemente perché il legno è molto scuro e semplicemente perché è tanto lucido. Con la seconda mano affiniamo il tutto. A questo punto abbiamo messo il nastro carta per tingere solo i bordi, ma per lasciare comunque la parte sottostante del tavolo a legno grezzo. Ci piace questo connubio, però in questo modo mettendo il nastro carta ci piace di più perché è ben rifinito e non è sbavato. Quindi facciamo solo i laterali, poi togliamo il cassetto perché lo andiamo a rifinire bene per tingerlo. Tavolo asciuttissimo, seconda mano. Ora voglio farvi vedere come estende il colore il pennello Mi Vogliono Tutte, un nome simpatico per farvi capire che è un pennello veramente passepartout che si può utilizzare per tantissimi utilizzi, tipo venatura, molto evidente, ma morbida. È un pennello leggermente più, proprio leggero dal punto di vista di grammi rispetto al King, con una setola molto simile. Ma tu continui sempre col pennello a punta? Sì, vado nelle serature. Grazie. Lisciamo su tutta la superficie in modo che non ci siano segni brutti. E voilà,
Continuiamo. Decoriamo la parte interna del nostro tavolo con un metodo un po' originale. Abbiamo fatto 6 diversi posti tavola e in questi 6 diversi posti tavola ci sarà chi mangia i gamberi, chi mangia le cozze e le ringhe. Questo è il tavolo pesce. Questo invece è il tavolo vegetariano, c'è chi mangia pomodorini, funghi, questo è un po' di timo, e la pizza, perché creeremo all'interno appunto i posti a sedere. Noi lo facciamo con la fotocopia trasferibile con il nostro liquido transfer. Vi ricordiamo che sono delle fotocopie che potete comprare sul sito easyrom.com o dai rivenditori autorizzati. Perché le dovete comprare? Perché non sono fotocopie semplici e normali. Sono delle fotocopie un po' particolari, perché sono fatte con una stampante laser non ecologica, e purtroppo quelle di nuova generazione ecologiche non sono ecologiche, perché hanno un liquido particolare che viene trasposto sulla superficie grazie al nostro liquido magico per transfer. Quindi prendiamo la fotocopia, la mettiamo con il disegno all'ingiù. Io ho già più o meno misurato dove è giusto che si fermi la fotocopia. Prendo un pezzo di nastro carta, fermo la mia fotocopia con testa all'ingiù, così. Pennello, lo puccio nel liquido e mi devo preparare un cucchiaino classico, quelli del tè. Mi raccomando, si solleva la fotocopia, perché se non la sollevate ma pucciate il pennello, lo mettete sulla fotocopia, fate un laghetto di inchiostro. Non si deve fare. Quindi prendo un po' di liquido, lo passo col pennello su un pezzettino di disegno e contro luce guardo che non sia troppo umido. Deve essere umido bagnato, ma non umido con proprio il liquido fermo lì. Se soffio, il solvente evapora e quindi non fa la pozzangherina. Ora con il cucchiaino non faccio nient'altro che scivolare sulla superficie in questo modo. Devo fare attenzione, lo faccio in orizzontale, in verticale, in modo da non dimenticare neanche 1 millimetro di fotocopia. Quando alzo c'è il disegno, così. Questa è la traccia per la mia pittura, tra poco lo dipingerò. Se volete potete lasciare la fotocopia così, trasposta sulla superficie in bianco e nero, oppure la potete colorare come farò io tra un po'. Però la traccia è molto molto simpatica e molto molto carina. Quindi ora ripasso dappertutto, continuo e finisco la mia fotocopia. Ovviamente si può usare solo una volta, nel momento in cui questa fotocopia è stata trasposta, basta, si deve buttare via. Adesso giriamo e vediamo se il mio trancio di pizza è stato fatto bene. E voilà! Continuiamo con il piatto, le posate e tutto il resto. Abbiamo fatto tutti i 6 posti a sedere. Ovviamente le persone devono anche bere e mangiare il pane. Quindi abbiamo fatto un foglio dove ci sono anche la bottiglia, i 6 calici, la baguette e qua abbiamo altre cose simpatiche, tipo una piantina di limoni che fa centro tavola e decorazione. Mi piacciono molto tutti, forse non glielo metto il formaggio a Franco.
Quindi per far sì che sia perfetta per la vostra tavola la tagliate e lo posizionate dove vi serve. Non li voglio tutti speculari. La baguette mi piace qua così, un po' stortina. Ti piace, Franco? La bottiglia di vino la mettiamo di qua invece. Ma c'è la regola che il bicchiere sta in alto a destra, sopra le posate. Quindi su questo non transigo. Il calicino va messo per forza di cose qua. Quindi mi raccomando, prima di mettere la baguette, mettete i bicchieri. Quindi il calice lo mettiamo qua, che tocchi la punta del coltello e li predispongo tutti. In questo modo con una sola fotocopia facciamo tutti e 6. Continuo. Voilà, se qua non mi è venuto bene è perché non ho calcato, quindi calco, controllo di essere passata bene dappertutto, vediamo, voilà, ancora qui, perfetto. Quindi ricordate, se la riga non è perfetta vi basterà o schiacciare un po' di più o ripassare. Potete anche rimettere il liquido, perché una volta che l'inchiostro è finito. Quindi se è un pochettino poco nitido vuol dire che si può ancora schiacciare un pochettino. Vediamo adesso. Baguette perfetta. A noi piace vincere facile, abbiamo tutti i colori a disposizione, quindi vi facciamo vedere come decoriamo questa tavola utilizzando tutti i colori Magic Paint. Ovviamente se voi dovete acquistare i colori ricordate che ne basta pochissime, basteranno anche i 125. Oppure ricordatevi di tenere sempre un fondino di quel colore che potrebbe servire per una decorazione come questa. Io parto dalla baguette. Poi utilizzerò ovviamente questi toni che creo anche per sfumare i funghetti, per sfumare la crosta della pizza, per sfumare la codina del gambetto, quindi in realtà il colore bruciato che sto creando per fare la baguette lo utilizzerò poi anche per altro. Ho una pipetta in mano perché mi serve per prendere un po' di acqua, potete conservare quelle delle medicine, no? Delle gocce, che sono sempre utili. Io prendo pochissimo corteccia, lo metto qua. E prendo anche pochissimo profumo d'Oriente e lo metto qua. Metto un goccino di acqua in tutti e due. Giro il colore perché lo voglio rendere ovviamente un pelino più liquido. Deve comunque essere coprente. Se volete il corteccia poi lo potete già schierare all'inizio oppure lo usate così e poi alla fine facciamo le nostre sfumature più chiare e più scure. Ho aggiunto ancora 2 goccine di acqua ma proprio solo 2 e ora inizio piano piano a dipingere la mia baguette. Ovviamente mi piace che ci sia in trasparenza il segno perché poi andrò con il pennellino appunto a enfatizzare. Vedete come scorre bene il pennellino? Come è facile? È facilissimo fare questa decorazione perché basta seguire i bordi ed è anche divertentissimo. Mi piace che tinga, ma mi piace anche che sia velato, trasparente. In questo modo veramente è semplice come dipingere con un pennarello. Ecco qua, in alcuni punti se volete potete già ripassare in modo che sia un pelino più coprente. Così, perché ovviamente il legno grezzo che c'è sotto beve, quindi ha già assorbito la prima passata e se noi ripassiamo ovviamente assorbe anche la seconda e si va ad enfatizzare il colore. Insomma il corteccia è proprio il colore perfetto, va bene per fare tutte le basi, tutti i fondi, le foglie alla base sono sempre comunque diciamo con una base marrone. Poi si vanno a schiarire, va bene per tutto questo colore, questo tono. Avendo anche questa fotocopia transfer i bordi belli spessi, vedete com'è facile rimanere dentro i bordi? Ok, quindi ricordate, se volete già subito ripassare per enfatizzare, si può fare così.
e così. Ora io rifinisco l'ultimo pezzettino e adesso faccio i chiaroscuri usando il profumo d'Oriente e poi di nuovo le sfumature con corteccia sulle parti dove c'è il taglio della baguette, qui. E voilà, guardate. Pochissimo profumo d'Oriente, proprio poco, vado all'interno, quasi come se fosse un cartone animato. Vedete quanto è semplice, quanto è facile. Poi su legno grezzo non sbava nemmeno perché comunque assorbe. Diciamo che è come lavorare su una tela, un cartoncino, uguale. E poi possiamo tranquillamente di nuovo con il corteccia sfumare il bordino. Facciamo sia la sfumatura così che l'ombra. Vedete? In questo modo è semplice perché sembrerà ancora più veritiero, perché noi andiamo a creare con lo stesso tono un'ombra sul profumo d'Oriente. Visto? Facile. Facciamo le olive. Un po' di olivia, poco per le foglie. Come prima un goccino di acqua, 3 gocce in realtà, e facciamo la stessa cosa per l'oliva che la voglio far nera. Un goccino di Nuit Parisienne, mettiamo qua, pochissimo, 2 goccine di colore di acqua. Ecco qui. Giriamo per bene, questo nero poi magari alla fine, che poi sapete che il mio Parisienne non è un nero, lo possiamo utilizzare anche per fare le ombre, per fare altre cose. Diluisco anche qua e andiamo alla nostra caricatura dell'oliva, che è qui. Fogliolina esterna, non abbiate paura perché tanto poi il legno le beve i toni. E anche qua, ovvio che poi andremo a ripassare i bordini. E le olivette anche, pochissimo. Ovviamente qua poi faremo le luci, in modo che il disegno dell'oliva rimanga più verde. Andiamo qua, facciamo subito l'altra. Acquarellata quasi, in questo modo sarà ancora più simpatico. Simpatico ed è anche più facile per noi, perché acquarellando vediamo sotto e possiamo poi fare i bordini, ma come vi dicevo prima i bordini li facciamo tutti alla fine. Bordi, ombre e luci alla fine.
una via di mezzo tra Beautiful e un goccino di vin brûlée. Lo usiamo per fare la sfumatura al gambero. Gambero simpatico, un po' sfumato. Mi piace che sia tutto pieno. Anche la codina. Prima di fare la finitura dei bordi. Quella tra poco. La testolina un po' più scura, un po' più rossiccia. Qua uguale, ripetiamo. Qua manca la testa, ma bisogna farla, Te la sei dimenticata. Vieni. Povero gambero. Voilà. Anche qui facciamo un po' di sfumatura esterna, in modo che non ci sia un colore unico, ma un colore miscelato. E anche di qua. Con il pennello nero piccolino, io adesso un 2 e qua vicino ho uno 0, vado a fare tutti i bordini, perché è fondamentale anche andare a ripristinare i bordini. Quindi per esempio qua, l'occhietto che non c'è più, si vanno a riprendere anche certi tipi di bordura che sono ovviamente spariti sotto la pittura, così. In questo modo il disegno sembrerà veramente dipinto a mano, vedete? Questo lavoro è molto facile da fare perché tu lo vai a ripristinare su tutti i disegni, perché avendo usato il colore, diciamo, acquerellato, li vedi, non li hai coperti. E quindi vai a ripristinare totalmente il disegno, rispettando bordi e rispettando le ombre. Vedete quanto è facile? Serve pochissimo colore, pennellino piccolino, e io prendo il 2 per i bordi più larghi e lo 0 per i bordini più piccini. Proteggiamo il piano interno come quello esterno con la cera. Ovviamente qua non mi posso mettere a massaggiare con la lana d'acciaio, perché altrimenti andrei a rovinare troppo questi disegni e non voglio rovinarli. Voglio che rimangano così, belli, simpatici e colorati. Quindi massaggerò poi con un panno morbido. Parto da qui dove ci sono questi nodi del legno che sono bellissimi e guardate come cambia il legno nel momento in cui tu vai a idratarlo, proteggerlo. Ovviamente i disegni restano, vengono sigillati dalla cera, perché Franco ha preferito appunto la cera. Lui ha detto: io ogni tanto la ripasso massaggiandolo, e quindi bellissima scelta. Come potete notare, i disegni nel momento in cui vengono sigillati con la cera diventano ancora più belli, più vivi, più simpatici, e questo è proprio il tavolo perfetto per un tavolo simpatico in campagna, quando tu sei lì tranquillo il pomeriggio e devi aprire il tavolo perché si fermano i tuoi amici che sono venuti a trovarti per il caffè e invece sono ancora lì per il pane e salame delle 5, che poi diventa la zuppa e fagioli delle 10, vero? Quindi proteggo tutto e lo massaggio con un bel panno morbido. Cera leggendaria su tutta la superficie prima di anticare. Mi raccomando, anche qua, pennellata incrociata. Cosa vuol dire? Da un lato e dall'altro. Qui per esempio faccio prima in verticale, così. Così. Poi, una volta arrivati al fondo, e quindi aver finito una campinatura, si alliscia in questo modo. È sempre importante non lasciare segni e avere la cera stesa bene, come la vernice, perché poi quando si va a anticare con la cera colorata, queste pennellate vengono messe in evidenza. Ricordate anche sempre una cosa, la cera Magic Paint è una cera pazzesca, dentro la bacca di carnauba, cera d'api, altamente protettiva. Quindi mi raccomando, utilizzatela bene, credeteci, perché non è per niente blanda. Andiamo ad anticare tutta la struttura, solo la base sottostante, ovviamente il piano di legno lo lasciamo così al naturale. Abbiamo scelto per anticare grafite, una cera particolare, perché ha proprio la tonalità della matita grafite, proprio per questo motivo. Ha una leggerissima punta marroncina, che poi dopo vedrete quando stendo, che aiuta questo tipo di restyling a non essere banale, perché non sarà né nero né marrone, sarà un'anticatura molto forte, molto di carattere. La mischio però con un po' di cera trasparente,
per alleggerirla leggermente. Faccio poi un po' meno fatica nello stenderla, asporto di meno e quindi lavoro la superficie con più facilità, diluendola appunto. Ovviamente devo ammorbidirla per far sì che la parte più scura si misceli per bene a quella trasparente, dopodiché una volta che l'ho miscelata e diluita partiamo. Ora attenzione, perché vi faccio vedere come anticare sia la parte della gamba, che è molto più facile perché ha le modanature, che la parte liscia, che non è così semplice. Però, passaggio molto importante da non skippare, qua ci riconduciamo all'inizio di quando vi ho detto oggi usiamo questo bel pennellone per far sì che ci sia una bella pennellata accurata, bella da vedere, ma molto forte e prorompente. Ora la cera si andrà a insinuare nelle pennellate create grazie al pennello Black King. Quindi nulla è stato fatto al caso e ora tutti i tasselli vanno al loro posto, come in un puzzle. Ho messo i guantini per proteggere un po' le mani e un panno asciutto me lo sono già preso e messo qua vicino. Usate un panno magari che avete già utilizzato per fare delle cose, che non è proprio bellissimo, perché ovviamente questa cera colorata andrà poi un attimino, no, a voglio dire, rovinare un po' lo straccio. Io li metto sempre a mollo con un po' di candeggina e poi li metto nella lavatrice quando lavo i tappeti, gli stracci, però mi rendo conto che qualcuno magari non lo sa. Come vedete sto seguendo i cerchiettini della gamba in modo da non dimenticare nessun pezzo della modanatura. È una cosa importante da fare bene perché la cera deve essere sempre stesa bene in profondità. Dovete andare a fondo perché altrimenti quando poi dopo passerete il panno toglierete via tutto. Ora ho fatto tutta la parte dei cerchiettini, faccio bene anche guardando sotto per non dimenticare dei pezzettini. E ora ovviamente faccio questa parte liscia. Ne prendo pochissima perché ricordate tutta la cera che mettete poi se è in più l'andate anche ad asportare e quindi è importante non sprecare prodotto. Meglio un po' di meno che sprecare. Quindi mettetene poca, se ne avete messa un po' troppa toglietela e alleggerite. Ora la gamba è tutta bella piena di cera e noi col pannettino andiamo a lavorare delicatamente, ce lo concediamo perché avendo passato pochi istanti fa la cera trasparente abbiamo ovviamente ancora la cera morbida sotto che ci permette di asportare delicatamente quella colorata. Faccio la stessa cosa qui, calco leggermente ma non troppo. Guardate come un colore leggero e morbido come il bacio di rosa ha acquisito carattere. Ora è leggermente più freddo, ma non un freddo informale, un freddo grintoso. E guardate qui ora la gamba, come sta trattenendo nelle sue insenature la cera. Se noi avessimo usato un pennello diverso, avessimo usato per esempio un Elizabeth, non sarebbe stato questo l'effetto, perché non ci sarebbero state queste striature e la cera non si sarebbe insinuata nelle pennellate. Quindi mi raccomando, usate i pennelli giusti, usate i pennelli anche in base alla tecnica che dovete poi riprodurre. Non è che un pennello vale l'altro, avete un pennello avanzato da quando nel 2000 avete dipinto il cancello di casa e usiamo quello perché tanto è ancora buono. No, i pennelli sono fondamentali per la riuscita di un buon restyling. Vedete? Io se non avessi questa ruvidezza datami dal pennello e dalla pittura non sarei riuscita ora a fare un lavoro fatto così. No, ci sono riuscita solo perché il pennello ha creato una base perfetta per questo tipo di anticatura. Quindi la parte lavorata l'avete vista, è sicuramente molto differente, infatti ora potete vedere lei che è anticata e lei che non lo è. Molto più chiara e liscia. E ora vi faccio vedere invece come si lavora su una parte larga. Sempre perché io ho avuto l'accortezza appunto di utilizzare alla base il giusto pennello, il pennello che mi ha permesso di creare poi una patina futura. Qui è importantissimo andare a fondo nella stesura della cera, come vi dicevo prima,
qui ancora di più, perché se voi non andate a fondo nella patinatura, quando passate il panno, come vedete, vi portate via tutto, tanto vale. Guardate, anche qua stendo sia in orizzontale che in verticale, in questo modo vado proprio a lavorare bene la superficie. Liscio, perché non voglio avere brutte pennellate disomogenee a metà. Faccio anche questa parte qua già che ci sono, così è tutto fatto questo lato, e qua ripulisco. Anche qua, vedete, orizzontale e verticale. E ora col panno asporto l'eccesso. Occhio che dovete prendere il panno e lasciarlo bello liscio senza grinze. Così. Ora alleggerisco delicatamente. Guardate. Queste striature non è il panno che le fa. Queste striature sono le pennellate ben fatte, lisce, vellutate. Questa è la bella pennellata che rende onore a un restyling fatto a mano, perché non deve non vedersi la pennellata su un pezzo come questo. Su un pezzo come questo io esigo di vedere una bella pennellata. È un tavolo vecchio piemontese, è un tavolo che ha la sua storia. Possiamo per caso farlo a specchio? Qua sarebbe innaturale fare una finitura perfetta, cercare la finitura liscia perfetta. Abbiamo addirittura lasciato anche i buchini dei tarli, le gallerie dei tarli. Ecco qua, mettiamo in evidenza le spine di legno, che sono quelle che tengono fermo il legno all'interno del tavolo. Ricordiamoci sempre che il restyling rispetta i mobili, non li va a deturpare. E se non ci fosse il restyling, tantissimi mobili andrebbero a finire in discarica. Ora continuo, faccio la patinatura su tutto il tavolo. Abbiamo deciso di colorare l'interno del tavolo con Pepper Blue Wall, un a mano protetto, profumato. Cosa vuoi di più? Perché lo coloriamo? Perché in qualche punto c'è qualche segno e sicuramente Franco ci metterà le sue belle tovaglie. Perché? Perché è molto intelligente questo tavolo. Questa è la parte del cassetto, ma nel momento in cui tu giri il piano, questa parte qua si libera. Quindi qua dentro ci puoi tenere delle cose che o vuoi nascondere, oppure semplicemente vuoi lasciare lì perché hai la scorta, tipo le 200 tovaglie di Franco. Vero? Non è vero, hai 3 tovaglie. Comunque, carichiamo bene il pennello e stendiamo Pepper Blue in purezza dentro. Finisco così. Bello bello curato, pulito. Guardate, il bordino non lo vado a sporcare come la vernice, voglio lasciare una divisione completamente netta. Anche qua. Che profumo. Finire il restyling in modo bello, preciso, in più con prodotti naturali che profumano è veramente eccezionale. Allora, adesso finisco tutto e tra un po' ve lo faccio vedere bello finito e asciutto. Questo bel tavolo potrebbe essere ovviamente già finito così. È già bello, vellutato, idratato, nutrito. Da ieri che abbiamo steso la cera jasmine con l'aiuto della matassina d'acciaio è leggermente schiarito perché asciugandosi leggermente schiarisce, ma è la normalità. Se voi però lo toccate e passate la mano è veramente un velluto. Ma se volete fare una cosa veramente fatta bene, coccolare i vostri mobili di pregio, di legno, anche veramente antichi, anche mobili dell'800, rifiniti a gomma lacca, un qualcosa di bello, di restaurato, utilizzate il restauratore. È un prodotto veramente top. È una crema di bellezza per i mobili che rende tutto veramente idratato, protetto, soprattutto vedrete la differenza oggi sì, ma domani ancora di più, perché man mano che penetra nel legno cambia ancora di più. Sicuramente Franco al tatto lo sentirà, passa la mano adesso, è morbido. È già un velluto. Domani lo ritoccherai, forse domani no, dopodomani, però è importante che tu lo tocchi anche tra poco, perché non si usa come una cera normale, si usa come una crema di bellezza, quindi ora lo spalmo, dovete fare come faccio io, e lo massaggio immediatamente, in questo modo sarà subito vellutato. Anche qui vale la regola di stendere bene il prodotto, meglio ancora se con pennellata incrociata. Anche qui vale la regola che non si spreca, quindi mi raccomando tiratelo bene 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 il prodotto, si stende sempre a pennello, si può usare il pennello che si usa per la cera, per l'olio jasmine, quindi per le cere e per l'olio va benissimo lo stesso tipo di pennello e anche per il restauratore. Ma ora vi faccio vedere ovviamente
cosa si ottiene? Si ottiene una superficie ancora più vellutata, ancora più liscia, più idratata e soprattutto nel tempo vedrete che veramente migliora. Riliscio qua e via. Dimenticatevi i vecchi prodotti per legno, per mantenimento, lui è veramente una nuova era. Lo lisciamo semplicemente con una vecchia maglietta di cotone, una vecchia maglietta di lana, senza il peletto, senza nessun tipo di fatica, vedete, solamente massaggiandolo, seguendo la vena del legno, sempre meglio, così non si lasciano mai segni. E tra qualche istante te lo faccio ritoccare il tavolo, Franco, e vedrai che paradiso è. È una cosa che tu non ti aspetti. Oltretutto ha un profumo pazzesco, perché è proprio una vera e propria crema, sembra una crema per il viso. Ha un profumo eccezionale, non come i vecchi prodotti per legno che puzzavano tantissimo. Se volete potete utilizzare il panno per aiutare la lucidatura anche in modo circolare, così. Come vedete non l'ho fatto tutto subito, si lavora su piccole campinature, quindi si fa un pezzettino e poi se ne fa un altro pezzettino. Già così potete notare che il colore da qui a qui cambia leggermente, ma questo non perché è umido, ma perché è rivitalizzato. Toccalo pure. Ancora più morbido e profumatissimo. Visto? Morbido, liscio, protetto ed è una crema pazzesca da utilizzare anche, come vi dicevo, su mobili veramente importanti e di pregio. Non è una cera, quindi non va tirato tanto quanto una cera, ma è proprio una crema di bellezza. Rifinisco il tavolo. Si mette sul pennello e non sul tavolo per evitare chiazze. Anche questo restyling È finito. diciamo che quest'anno a Natale siamo in pochi, Sì. pochi intimi rispetto alle grandi tavole che solitamente vi proponiamo a Natale, vero? 2 anni, no, è lo scorso anno che c'erano i 2 tavoli, bianco e verde, e poi il tavolone grande, quello apparecchiato, c'era anche Luca che ce l'apparecchiava, abbiamo giocato anche facile. Quest'anno invece è un Natale simpatico, un Natale particolare dove quando arrivano 4 amici si apre il tavolo, si mangia insieme e si condivide, perché poi il Natale è un po' questo alla fin fine. Non che cosa si mangia o quanto è bella la tavola, ma quando si sta insieme, quando si condividono i piaceri della vita con le persone a cui si vuole bene. E quindi un qualcosa di simpatico che vi fa ridere a volte è ancora più apprezzato della tavola lunga e seria. Quindi con questo tutorial vi salutiamo, vi ringraziamo per questo bellissimo anno insieme pieno di restyling e niente, se lo copiate ci fate il post sul gruppo perché vogliamo vedere come sono le vostre tavole simpatiche, vero? Sì. Comunque quando è chiuso è veramente vellutato e serio, vero? Vero. Bellissimo. Vi salutiamo, tanti auguri di buon Natale!